C'è un nuotatore che nei primi anni 2000 sconvolge completamente questo sport, anzi diventa un'icona e un simbolo un po' in tutto il mondo, anche in quello non prettamente sportivo. Sto parlando di Jan Torp, un atleta incredibile che a soli 15 anni diventa il più giovane campione mondiale maschile. A 16 anni diventa il più giovane nuotatore a conquistare un record del mondo e nel 2001 diventa il primo sportivo a conquistare 6 medaglie d'oro nello stesso campionato del mondo, conquistando in realtà anche 4 record del mondo di questi 6 ori da lui vinti. In questo video voglio andare ad analizzare il suo modo di nuotare e capire perché è diventato un'icona a 360 gradi. Parlando della struttura di Jan Torp, già si capisce che è un atleta molto adatto a questo sport, in primis perché ha una struttura molto imponente, alto 1,96 m, con un peso di circa 95-100 kg in base allo stato di forma, ma soprattutto un piede veramente gigantesco, ovvero di un numero del 51. Questo lascia veramente sbalorditi. Nonostante questo, in realtà ha una tecnica veramente impeccabile che si unisce e si fonde perfettamente con quello che poi sono state le doti di madre natura. Andiamo un attimo a capire come interpreta lo stile libero, suo stile preferito, nel quale è diventato sicuramente il più forte esponente del mezzofondo. Il suo modo di nuotare ha cambiato un po' quelli che erano anche i canoni precedenti. Partiamo però da un'analisi subacquea della sua nuotata a stile libero. Quello che possiamo vedere a primo acchito da questo video è la posizione della testa. Infatti Jan ha una posizione della testa leggermente sollevata. Questa è una caratteristica abbastanza comune per i nuotatori, diciamo, precedenti agli anni 2000. Consideriamo che lui, nonostante sia nato nel 1982, già a 14 anni era ai livelli massimi delle competizioni internazionali e quella era un po' un'abitudine. Ecco, questo sicuramente non è il modo migliore per affrontare lo stile libero, questo poi è stato anche capito e compreso dai nuotatori negli anni successivi, però era un po' una sua caratteristica, nuotare con la testa leggermente sollevata. Questo a lui non causava in realtà grandissimi problemi, se non quello di aumentare leggermente quella che è la superficie frontale all'avanzamento, a differenza magari dei nuotatori amatoriali medio, chi magari non ha un galleggiamento come lui, che quindi possono risentirne anche in termini proprio di bilanciamento. La sua tecnica di nuotata è veramente assurda. C'è anche da dire che è stato uno dei primi a iniziare a sfruttare quella che è la subacquea all'uscita delle virate, cosa che anche lì fino al tempo non era un'abitudine ed una consuetudine per i suoi avversari. Lo vediamo qua eseguire 3-4 colpi all'uscita della subacquea proprio a massimizzare quella che è la spinta dal muro, cercare di mantenere la velocità generata appunto dalla spinta successiva appunto alla virata. La sua nuotata però ha una caratteristica inconfondibile, che è appunto quella sulla bracciata. Ha una verticalizzazione veramente estrema, lo vediamo benissimo in questo splendido video subacqueo, non delle qualità migliori presenti, però capiamo anche che si parla di un video dei primi anni del 2000 e qua vediamo come su questo suo braccio destro c'è un'estrema verticalizzazione della mano e dell'avambraccio proprio su tutto il braccio. È frutto di una sensibilità pazzesca, veramente unica nel suo genere. Ne abbiamo analizzato tanti di nuotatori anche all'interno di questo canale, ne abbiamo visti anche tanti altri magari anche in TV, ma io credo che come Jan Torp ce ne siano veramente pochi. Una sensibilità veramente pazzesca che riesce a sfruttare quelle che poi sono le peculiarità di uno stile libero, dove dobbiamo ricercare quella che è una superficie di appoggio maggiore sulla nostra mano e sull'avambraccio proprio per essere a contatto con l'acqua, essere in grado quindi di spostarne una quantità superiore ed essere
essere così più propensi all'avanzamento, quindi evitare di perdere contatto con l'acqua, quello che io definisco un po' lo sgommare, il cedere, il perdere quella che è la trazione, ma no, trovare acqua solida. Ecco che in questo caso Thorpe era sicuramente molto molto abile, ne ha fatto il suo marchio di fabbrica, lo vediamo anche sul braccio sinistro, veramente pazzesco. Un'altra caratteristica importante della sua bracciata lo vediamo da questa ripresa frontale, dove di nuovo viene confermata un'estrema verticalizzazione, ma vediamo anche come la sua mano non va molto in profondità, o meglio rimane perfettamente sottostante rispetto alla sua linea della spalla, quindi c'è un'estrema verticalizzazione in questo senso. Il concetto che noi anche con i nostri clienti definiamo binario, quindi la mano deve rimanere sotto la spalla, ma un estremo gomito anche largo. Questo gli permette di avere una massimizzazione di quello che è il coinvolgimento muscolare sia della catena posteriore, quindi prendiamo ad esempio il gran dorsale, ma anche della catena anteriore, quindi il pettorale. Una profondità che non è eccessiva e quindi è anche un buon compromesso tra il percepire un'acqua molto solida ma anche difficile da spostare in profondità e un'acqua in superficie molto cedevole. Ecco, sicuramente non aveva bisogno di cercare acqua troppo in profondità vista la sua grandissima sensibilità, ecco che probabilmente già la trovava anche a una distanza dalla superficie minore. Una delle caratteristiche però principali della nuotata di Jan era proprio la sua ampiezza, data in primis da quella che era, come abbiamo visto, una grandissima sensibilità sulle braccia, ma poi anche su un utilizzo veramente importante della gambata. Infatti aveva un'ampiezza che gli ha permesso di contraddistinguersi e cambiare un po' quelle che erano anche le carte in tavola presenti fino al momento in una nuotata molto ma molto più lunga, dimostrandolo in maniera plateale alle Olimpiadi di Sydney 2000, dove aveva tutto il pubblico australiano dalla sua parte e lo ha visto poi dominare una gara veramente spettacolare, a vincere l'oro olimpico a soli 18 anni con un tempo veramente pazzesco. Ma la cosa più emblematica è stato il confronto con gli avversari. Infatti durante tutta la gara ha avuto solo e soltanto Rosolino che ha potuto quantomeno limitare i danni nei confronti di uno stradominio in questa gara, che notiamo però poi essere veramente differente nei termini di come affrontare la gara in termini tecnici. Infatti se andiamo poi a fare un conteggio di quelle che è stato il numero di bracciate effettuato da Jan Thorpe nei confronti invece del numero di bracciate effettuate da Massimiliano Rosolino, c'è un divario veramente pazzesco. Infatti Jan Thorpe termina la gara dei 400 metri stile libero a Sydney 2000 con circa 230 bracciate, mentre Massimiliano Rosolino è arrivato alla seconda posizione, distante circa 3 secondi, ne ha eseguite quasi 100 in più, quindi all'incirca intorno alle 320, un qualcosa che è veramente pazzesco. Quindi una gambata che gli ha permesso di allungarsi veramente tanto, anche grazie però in piccola parte ad un piede veramente gigante. La gara più incredibile però risale al 2002, quindi 2 anni dopo. Si parla dei giochi del Commonwealth fatti a Manchester, dove si trova contro a Grant Hackett, un rivale della sua stessa nazione che in realtà prima del suo avvento aveva dominato la scena del mezzofondo mondiale e chiaramente anche australiano. Una gara che lo ha visto già protagonista sin dalle prime bracciate, dove possiamo notare anche una sua incredibile abilità, ovvero nel saper padroneggiare una respirazione da ambo le parti. Infatti lo vediamo qua respirare a sinistra controllando Grant Hackett sin dai primi metri. Una gara veramente assurda, tiratissima, e che lo vede passare ai 200 metri con il tempo di 1:49:57, con un Grant Hackett che in realtà rimane abbastanza vicino a soli 6 decimi da Jan Thorpe. Ecco che però poi nella fase di ritorno, quindi nei secondi 200 metri, il divario si fa sempre più grande, introduce sempre di più quella che è una gambata potente, ma soprattutto mantiene e riesce a mantenere, nonostante la fatica, una compostezza nella sua nuotata veramente assurda, una nuotata impeccabile che, se andiamo a coglierlo anche in quelle che sono le riprese subacquee, ci fa capire quanto sia veramente particolare. Lo vediamo in questa ripresa qua subacquea veramente spaziale, dove vediamo la sua mano completamente assente
da bolle. Stiamo parlando comunque sia di un 400 fatto alla massima velocità e la sua mano è completamente priva di bolle. Questo vuol dire che riesce a percepire solo e soltanto acqua, non crea vortici, non crea turbolenze, e questo è sicuramente un'abilità pazzesca di Jan. Conclude poi la gara con un tempo veramente pazzesco che ha sconvolto poi tutta la scena del mezzo fondo con 3:40.08, che è stato record del mondo sino al 2008, quando è stato battuto solo e soltanto di un centesimo da Paul Biederman, con un tempo però eseguito con i famosi super costumoni presenti a Roma 2009, dove il poliuretano ne faceva sicuramente da padrone. Questo rimane però il miglior tempo di sempre nuotato in tessuto. Jan in realtà sapeva padroneggiare bene anche le distanze un pochino più corte rispetto al 400, quindi anche il 200 era sicuramente una delle sue gare preferite, e è stato assurdo vederlo gareggiare in una gara storica, quella di Atene 2004, contro 3 avversari favolosi. In primis lo stesso Grant Hackett, suo avversario sin dai primi esordi in nazionale australiana, ma poi un giovane rampante che si stava già facendo notare, lo stesso Michael Phelps, che poi negli anni successivi è diventato il nuotatore più forte, lo sportivo più forte di sempre. Ma aveva anche l'olandese Peter van de Hogenband, che aveva vinto l'Olimpiade precedente sui 200 stile. Ecco che ad Atene 2004, dopo una gara combattutissima sin dalle prime bracciate, lo ha visto dominare poi anche questa gara, vincendo un oro su una gara che è passata, diciamo, alla storia come la gara del centenario. Jan è stato sicuramente un atleta che ha segnato quest'epoca, che purtroppo però è scomparso dalla scena natatoria fin troppo presto. Infatti abbandona quelle che sono ufficialmente le competizioni internazionali a soli 24 anni nel 2006. Cerca poi successivamente di rientrare in gara nel 2011 per preparare le Olimpiadi del 2012, ma logicamente dopo tanto tempo passato fuori dalla vasca non è riuscito a qualificarsi. Jan Thorpe ha dato veramente tanto a questo sport, anche se è stato un po' un peccato non poterselo godere fino in fondo. Però se c'è un qualcosa che ha lasciato veramente in maniera indelebile è la sua ampiezza di bracciata, questo splendido allungamento che è un aspetto veramente importante da curare per tutti i nuotatori. Ci ha fatto capire quanto sia importante l'ampiezza a discapito di quella che è invece la frequenza. Se vuoi anche tu capire come imparare a nuotare meglio, farlo con più fluidità, con più facilità, ti invito a cliccare nel link in descrizione, parlare con uno dei nostri coach e capire come iniziare un percorso tecnico mirato a quella che può essere la correzione di tutti i tuoi difetti. Io spero che anche questo video possa esserti piaciuto, ti invito pertanto ad iscriverti al nostro canale YouTube, a seguirci su Spotify all'interno del nostro nuovo podcast, dove trattiamo tematiche come l'allenamento, la nutrizione e tutti gli aspetti tecnici, chiaramente in un contesto più ampio. Anche per oggi è tutto, ti saluto, ciao!